Uno smartphone così non si era davvero mai visto. È palesemente uno smartphone Nothing, ma cambia molto della sua identità. Non ci sono più i glyph, c'è un nuovo display a matrice qui sul retro, un design che divide, ma è anche il primo flagship dell'azienda, il primo vero top di gamma. Infatti arriva a 2 anni dal suo predecessore, che però appunto non si definiva ancora un flagship. Tantissima curiosità, soprattutto da parte mia, ma mi sembra di aver capito anche da parte vostra. Vi dirò tutto all'interno di questa recensione. Se volete supportarci e se volete vedere tutte queste succose novità sempre in anteprima, quello che dovete fare è iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e noi iniziamo. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Per fortuna Nothing ha cambiato le sue confezioni, che sono sempre tutte completamente in cartone, ma adesso si possono richiudere. I primi smartphone, una volta aperte le confezioni, non potevano più essere richiuse. Cosa troviamo all'interno della confezione oltre allo smartphone? Troviamo un cavetto USB-C USB-C con questi dettagli trasparenti molto belli, come anche molto bello il dettaglio trasparente di questo pin per il carrellino delle nano SIM, e poi troviamo una apprezzata, seppur semplicissima, cover trasparente che devo dire è forse l'unica cover che eventualmente valuterei di mettere a questo smartphone, perché se comprate un Nothing non può non essere anche per la sua estetica, e quindi partiamo proprio da qui e andiamo a vederlo un po' più da vicino. Ed ecco qua quindi Nothing Phone 3 con questo design bizzarro, ovviamente, come tutti gli smartphone Nothing, con una linea comune, ovvero con questo retro in vetro trasparente che lascia intravedere quelli che sembrano dei componenti, ma di fatto è semplicemente una skin, se vogliamo, quindi semplicemente qualcosa di non utile ma puramente estetico, anche se alcuni di questi elementi che sembrano semplicemente estetici in realtà una funzione ce l'hanno, poi li vedremo tutti. Rispetto ad altri smartphone dell'azienda questo ha suscitato un po' più polemiche. Io sono convinto che sia questa fotocamera qui decentrata, tra l'altro se lo guardate semplicemente così, solo la parte superiore, in realtà non è neanche così problematico, se vogliamo, come design, così azzardato, lo diventa quando ci sono le altre due fotocamere. Posso dire che se mi immagino la fotocamera qui con queste fotocamere L, probabilmente era ancora peggiore, quindi diciamo che me lo faccio andare bene così, mentre invece in fila probabilmente sarebbe sembrato un Samsung. Diciamo che hanno trovato un po' la loro strada. Non ci sono però più i glyph, non ci sono più i LED al posteriore, perché al posteriore c'è questa parte nera che è la glyph matrix, che si riattiva premendo questo cerchietto qui, che è un cerchietto capacitivo che ci permette di ciclare fra le varie funzionalità, oppure tener premuto per attivare la funzione relativa al widget che stiamo visualizzando, ma non solo, perché è lo stesso schermetto che ci permette, poi lo vedremo, di gestire le notifiche, eccetera eccetera. In più questo elemento rosso lampeggia mentre registriamo i video, quindi diciamo che si è trovato ad alcuni componenti di design qui sul posteriore anche una funzione pratica. Vi dico, se dai render sembra brutto, senza mezzi termini, dal vivo è decisamente meglio, ma non vi racconterò che è più bello di un Nothing Phone 3A o 3A Pro, perché non è vero, secondo me. Sono più belli quegli altri. Il profilo che vi dirò ha quell'effetto iPhone che funziona alla grande, sono proprio esattamente quelle proporzioni lì, e tenere in mano questo smartphone è assolutamente un piacere. 2 tasti del volume, carrellino doppia nano SIM, porta USB-C, speaker. Sul lato destro tasto di accensione e tasto per l'Essential Space, e qui vediamo anche lo spessore delle singole fotocamere, che posso dire non è neanche troppo accentuato. Le dimensioni sono di 160,6 75,6 per 8,99 mm, per un peso non leggerissimo di 218 grammi. Sul retro c'è un vetro Gorilla Glass Victus e lo smartphone per la prima volta è IP68, quindi resiste senza problemi ad acqua e polvere, quindi non male.
Questo è il primo flagship di Nothing e quindi ovviamente dobbiamo andare a vedere più da vicino la sua scheda tecnica. Vi parlo di scheda tecnica, quindi metto lo smartphone qui da parte. Abbiamo un processore Snapdragon 8S Gen 4, quindi sostanzialmente un top di gamma, ma non il Premium 8 Elite che tanti si aspettavano. Io sinceramente sì, vale sempre un po' il discorso di pago tanto, vorrei il massimo, però è anche vero che se quello che ci viene fornito fa il suo dovere, ci stiamo lamentando un po' per nulla, poi capiremo. È un processore a 4 nanometri octa-core con frequenza da 3.21 GHz massimi, con GPU Adreno 825, tagli di RAM da 12 o 16 GB LPDDR5X, 256 o 512 GB invece di memoria interna UFS 4.0 e vanno in accoppiata con i due tagli di RAM. Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, c'è il chip NFC, c'è il supporto eSIM, c'è un sensore di prossimità fisico, quindi non vi preoccupate, e un sensore di impronte digitali ottico all'interno del display che è molto veloce e devo dire anche molto preciso. In termini di prestazioni questo smartphone fa veramente molto bene, non scalda particolarmente, diciamo che nell'utilizzo quotidiano non ho sentito, devo essere sincero, la mancanza di uno Snapdragon 8 Elite. Se poi vogliamo ragionare sul pago tanto, voglio tanto, ci può anche stare, ma alla fine questo smartphone ha altre peculiarità, diciamo così. Uno dei punti più forti di questo smartphone è indubbiamente il suo display, tra l'altro completamente piatto. Il display è un ampio 6.67 pollici, è un foldable AMOLED. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ottenere questo bordo esattamente simmetrico attorno a tutto il display, ve lo faccio vedere meglio con per esempio il Play Store, anche se ho impostato il tema scuro e quindi non si vede proprio un bel niente, eccolo qua col tema chiaro, così lo vedete bene, e quindi si piega qua sotto in modo da avere dei bordi perfettamente simmetrici e quindi un display molto più apprezzabile dal punto di vista puramente estetico. Ma non solo estetica, il display ha una luminosità massima di 1600 nit, 4500 nit di picco, un touch sampling a 1000 Hz, che è praticamente il massimo che fino ad oggi si è trovato sugli smartphone, quindi una risposta al tocco istantaneo, HDR10 Plus supportato, supporta il refresh rate fino a 120 Hz ma non è LTPO, quindi la variabilità è fra 30 e 120 e non 1-120. Lo schermo ha una risoluzione 1.5K, 1260x2800 pixel, è uno schermo AMOLED, quindi supporta anche questo Always On Display che tra l'altro si porta dietro i widget che avete impostato nel blocco schermo. L'ultima cosa che voglio aggiungere è che la protezione è un Gorilla Glass 7. No, non 7.1, scusate, ma 7i, che va bene, però per non essere un top di gamma mi aspettavo qualcosa di meglio, anche considerando che sul retro abbiamo un Gorilla Glass Victus. Sarà che l'azienda preinstalla una ottima, devo dire, pellicola e magari dice, vabbè, io me la cavo così, tanto non ci sarà mai bisogno di proteggere il vetro visto che sopra c'è un'ottima pellicola, però ecco, volevo segnalarvelo. Per me questo display è veramente una bomba, assolutamente piacevolissimo da utilizzare, da guardare, completamente piatto, quindi nessun problema per chi odia i display curvi, per me è super promosso. Parliamo di software, qui c'è Android 15 con NothingOS 3.5, lo smartphone riceverà 5 nuove versioni di Android, quindi fino ad Android 20 e 7 anni di patch di sicurezza. Allora, dal punto di vista software, io vi ho detto più volte che quando è arrivata NothingOS 1 ho pensato, ma perché la chiamate NothingOS se è semplicemente un pacchetto di icone? Oggi arrivati alla versione 3.5, all'opposto faccio i complimenti a Nothing per dire wow, perché in pochi anni questa mi sembra l'evoluzione che ho visto per esempio nei primi gloriosissimi anni dell'HTC Sense. Intendiamoci, dal punto di vista estetico non c'è niente in comune, anche se in realtà le ultime versioni della Sense puntavano a questa sorta di minimalismo, quindi no, forse in realtà qualche punto in comune c'è. Che cosa mi piace? Mi piace l'essenzialità, parola che tra l'altro ritroveremo, il fatto che sia comunque personalizzabile più di altre interfacce, per esempio con queste cartelle 3x3, con il fatto che
si possono non solo spostare questi elementi, ma anche ridimensionare, permettendo quindi di avere widget di dimensioni diverse, multifunzione, in questo caso vedete con 3 switch direttamente in prima funzione, insomma è molto personalizzabile, è appunto più personalizzabile di quello che sembrerebbe nel suo minimalismo. Come vi dicevo, potete aggiungere anche widget qui nel blocco schermo, che poi si ritrovano anche nell'Always On Display, insomma molto interessante. In più è ancora presente l'Essential Space, che si apre con un doppio clic del tasto dedicato e in sostanza vi permette di prendere degli appunti al volo, aggiungerci anche, se volete, un messaggio. Ricordami di controllare il meteo a Roma fra un'ora. E lui quello che fa è che si salva quello screenshot lì e poi lo elabora tramite intelligenza artificiale e vi crea degli appunti, dei promemoria direttamente da Essential Space. Andiamo a vedere se per esempio l'ha già fatto, in questo caso, vediamo. Ok, eccolo qua, tra 60 minuti c'è un to-do che mi arriverà la notifica, eccolo qua, mentre invece ha estrapolato poi le altre informazioni dallo screenshot. Per me, che mi vengono spesso idee di cose da fare mentre sono in giro nel momento più scomodo, questo è molto meglio di quello che faccio io, facciamo tanti, di mandarci per esempio un messaggio nell'archivio di Telegram, perché posso parlare semplicemente a voce, avere già le informazioni estrapolate, raccoglierle in gruppi, insomma a me piace tantissimo. Capisco che magari qualcuno lo troverà molto inutile, ma per me è una gran cosa, anche perché posso vedere qualcosa e per esempio dico questa è una cosa molto interessante, potrei farci un video e quindi premo e semplicemente lui se lo salva nel suo Essential Space e poi lo ritrovo e magari lo metto in una cartellina idee. Per me è veramente ottimo, anche se capisco magari non è per tutti. Qual è la vera novità essential di questa versione? La Essential Search. Io tra l'altro ho messo, è una cosa che ho cambiato idea molto negli anni, adesso la adoro, ovvero la tastiera che si apre subito quando vado ad aprire il drawer delle applicazioni. Quando ho 100 applicazioni mi è molto più semplice scrivere quello che cerco per trovarlo. Vi faccio vedere per esempio che se scrivo inst mi trova le impostazioni, mi trova l'app e mi trova i comandi rapidi, ma non solo, perché integra una sorta di Gemini super light e quindi per esempio posso dire quanto dista Roma da qui, premere questo tastino e avere subito una risposta netta, senza fronzoli, senza vedete, mi dà anche delle informazioni un po' in più che non mi servivano, però mi dà anche quelle che cercavo. Sostanzialmente quindi senza fronzoli, perché sì, se tengo premuto ho Gemini, eccolo qua, che però ha tante cose, ha la dettatura vocale, ha la funzione di Gemini Live, ha la condivisione con lo schermo, posso caricare file, eccetera, eccetera. Questa è una versione che abbiamo qui a disposizione, super rapida, ovviamente potete anche fare la dettatura vocale, e che è perfettamente integrata nel telefono. Questa ricerca globale è una cosa che io vedo sui telefoni da 10 anni, l'ho sempre odiata, questa è la prima volta che questa ricerca globale inizia ad avere un senso. Può ancora migliorare, attenzione, ma inizia ad avere un senso. Dal punto di vista software, quello che voglio sicuramente far vedere è tutto quello che riguarda la Glyph Matrix. Si può regolare la luminosità, ora è automatica, si possono scegliere i giocattoli Glyph, quindi i widget, sono sostanzialmente dei widget, l'orologio, il giralabottiglia, la batteria, il cronometro, lo specchio, che tra l'altro è ancora molto primordiale perché ci possiamo guardare attraverso lo specchio, ma nella fotocamera poi non posso vedermi specchiato dietro, che sarebbe la cosa più utile. Sono sicuro che questa arriverà con i prossimi aggiornamenti. Orologio solare, e se premiamo qua su abbiamo la possibilità di aggiungerne altri, sasso, carta forbice, livellatore, e altri arriveranno, perché come vedete questo simbolino, questo è stato sviluppato dalla community. Perché c'è già l'SDK e chiunque può realizzare nuovi giocattoli Glyph. La cosa però secondo me più interessante, non c'è purtroppo quello per andare a tempo di musica, c'è l'indicazione del volume, flip to Glyph, routine prima di dormire. Questa secondo me è la cosa più interessante, ovvero le notifiche. Ed è molto interessante anche perché si può andare a creare in modo molto raffinato. Io qui per esempio non ho messo tutte le notifiche
di Telegram, non ho messo tutte le notifiche di Telegram di Nicola, cosa che avrei potuto fare, ma ho messo tutte le notifiche di Telegram che contengono la parola Nicola e in quel caso mi compare con una certa animazione. Io quindi per esempio posso andare a scegliere una certa applicazione, quindi il calendario per esempio, e ogni volta che il calendario mi genera una notifica e contiene la parola riunione per esempio, mi lampeggia con una di queste icone sul retro. Eccolo qua, vi faccio vedere, ce ne sono tantissime e sono personalizzabili. Tra l'altro potete caricare le vostre immagini, se più sono semplici e più l'effetto sarà ben fatto. Insomma, diciamo che solo questo menu, secondo me, è il vero, non dico game changer perché voglio essere sincero, questo non è affatto un game changer, è una versione evoluta in termini funzionali dei glyph. Secondo me non ha lo stesso fascino dei glyph, questo però bisogna essere proprio sinceri, però in molti casi è, come direbbero gli americani, una sorta, un gimmick, quindi niente che davvero possa svoltare l'utilizzo di questo smartphone, perché il 90%, se non il 100% delle cose che potete fare qui con lo schermo ribaltato le potete fare tranquillamente anche dal display, magari semplicemente andando ad aprire un'applicazione. Questo è lo specchio, come vi dicevo, eccomi qua e vi saluto, vedete lì che compaio come specchio, e quindi insomma questo è quanto. Non è un game changer, è la trovata tipica di Nothing per rendere interessante questo retro. Aggiungo solo una cosa che ho trovato utile, e anche qui il fatto che funzioni solo al posteriore è palesemente una forzatura per farvi usare di più questa Glyph Matrix, è la funzionalità di Essential Space con registratore continuo. Se io tengo premuto il tasto Essential Space quando lo smartphone è girato, in sostanza funziona come registratore, è molto comodo. Io l'ho utilizzato per esempio durante una conferenza per poi avere sbobinato e riassunto dall'intelligenza artificiale quello che era successo all'interno di quella riunione, anzi no, sbobinato no, soltanto riassunto. La cosa interessante è che se io premo in un certo punto, quello che fa lui è segnare che quel punto è importante e quindi ne tiene conto. Insomma, una funzione molto interessante. Il fatto che funzioni soltanto al posteriore è una forzatura, diciamo, per farvi usare, se vogliamo, questa Glyph Matrix. E adesso parliamo di fotocamere. Ce ne sono 4, 3 sul retro, 1 sulla parte frontale, sono tutte da 50 megapixel. La principale, tra l'altro, è da 1 su 1/3 di pollice, quindi molto grande, f1.68, f2.68 la fotocamera zoom 3x, f2.2 la grandangolare, come f2.2 anche la frontale. Andiamo quindi a vedere l'interfaccia di scatto, che devo dire è minimale ma assolutamente ben fatta. Quello che non mi piace è che non c'è lo scorrimento fluido fra tutte le opzioni, quindi se volete andare velocemente fra un'opzione e l'altra, per esempio questa che compare qui, che è il movimento, lo potete fare premendo così, ma non c'è uno scorrimento fluido, dovete scorrere altrimenti uno per volta. Qui ci sono tutti i livelli di zoom proposti, fra cui la grandangolare, il 3x che è ottico, il 6 e il 2 che sono interpolazioni. Tappando qui abbiamo le impostazioni aggiuntive, tappando qui abbiamo questi filtri. Tra l'altro vi dirò che questo black and white film con tanto di bordino con le scritte e questo lenticular sono particolarmente belli. Poi dirvi che siano game changer, no, però molto belli, e si possono importare preset, quindi la comunità di Nothing alla fine è molto ampia e di preset sono sicuro che ne troverete, oppure crearne di vostri con le vostre impostazioni da recuperare poi rapidamente. L'interfaccia appunto è intuitiva e c'ha soltanto quel piccolo difetto che vi dicevo dello scorrimento, almeno dal mio punto di vista. Queste sono le funzionalità aggiuntive. Andiamo a vedere però come scatta le foto. E devo dire che mi ha sorpreso perché nella storia, io ormai faccio questo lavoro da un'eternità, quando un'azienda lancia il suo primo flagship, la fotocamera è sempre stata il suo punto debole e spesso ci sono voluti anche molti anni per arrivare al pari dei concorrenti. Qui secondo me siamo partiti già molto avanti. Non è perfetta, vi dico cosa non mi ha convinto e poi così dedurrete tutto quello che invece mi ha convinto. Non mi hanno convinto del tutto le foto in penombra, che a volte sono un po' scurette, e la modalità ritratto, che secondo me non è molto naturale, è un po'
è un po' fatta col macete, è un po' effetto Photoshop copia e incolla. Ma tutto il resto, tutto quello che potete fare con queste fotocamere è stato altrimenti molto buono, molta nitidezza, buon bilanciamento delle luci, buon bilanciamento dei colori, buona anche la fotocamera selfie, tra l'altro appunto tutti i sensori a 50 megapixel senza risparmiarne neanche uno, buona la grandangolare, buona anche la 3x, anche perché io adoro le fotocamere zoom, quando posso scattare con le fotocamere zoom è sempre meglio che scattare con la principale, quando è possibile. Tra l'altro funziona anche da telemacro, quindi le macro le fate con la fotocamera zoom, che secondo me è molto meglio che farle con la fotocamera grandangolare, e devo dire che mi ha veramente sorpreso, Non voglio dire che è un camera phone, ci sono appunto, come ho detto, degli ambiti di miglioramento, ma mi ha stupito. Tra l'altro anche la parte video, secondo me, è meglio di quello che, quantomeno è meglio di quello che io mi aspettavo. Anche perché solitamente quando uno smartphone per la prima volta fa davvero bene le foto, poi i video, insomma, qui invece secondo me i video ci siamo già al primo colpo. Non avrà l'effetto cinematico di un iPhone, ma è al pari secondo me di tanti altri smartphone top e premium in circolazione. Tra l'altro tutte le fotocamere registrano in 4K 60, con un ma, se mettete il 4K 60 non potete passare fra le fotocamere, anche se tutte registrano in 4K, quindi se volete fare un video grandangolare e poi passare alla fotocamera standard dovete interrompere il video e farlo ripartire, oppure scendere di frame rate o risoluzione. Questo è un po' un limite, ma la qualità, devo dire, non è niente male. Eccoci in battaglia e vedete che siamo praticamente quasi fissi a 120 fps, magari non lo saremo tutto il tempo, ma ci arriviamo molto vicino. Tra l'altro audio stereo fornito con 2 speaker stereo veri, non ve l'avevo fatti vedere prima, ve li faccio vedere ora, leggermente calduccio ma non incandescente sul retro. Proviamo a sparare qualche cannonata laggiù ai nostri nemici, vedete sempre attorno ai 120 fps, spariamo anche una cortina di fumo, ma sempre 120 fps sono, eccoci qua, ora giusto, siamo calati per un istante a 104, ma poi siamo tornati a 120, capite che per l'utilizzo più classico è difficile dire che questo Snapdragon 8S Gen 4 sia nettamente peggiore di uno Snapdragon 8 Elite, ecco, diciamo che secondo me va anche bene, non è assolutamente la cosa su cui mi attaccherei per dire che questo smartphone non ha senso o non dovrebbe essere comprato. Chissà se riuscirò almeno a sparare un paio di colpi prima di essere malamente abbattuto, riuscirò a fare magari giusto un paio di danni, ecco, sono riuscito a colpirlo, ora l'aereo si è surriscaldato, tra l'altro con dettagli grafici ovviamente al massimo, con il ray tracing attivato al massimo delle sue possibilità. Niente, è veramente un ottimo smartphone anche per giocare, vedete che con tutti gli effetti del caso funziona ancora perfettamente. Va bene, ho fatto tutto ciò che dovevo fare. Esco di botto, vi parlo di batteria, perché lo smartphone abbraccia le batterie al silicio carbonio, all'interno c'è una batteria da 5150 mAh, che è veramente notevole se consideriamo che ovviamente tutto questo design sul retro, tutta questa tecnologia, la Glyph Matrix, il tasto, eccetera, eccetera, ruba spazio per poi inserire una batteria capiente e che c'è anche la ricarica wireless a 15 watt. C'è anche la ricarica cablata a 65 watt, che è sicuramente un bene. La batteria stupisce. Questo è uno smartphone che arriva tranquillamente sempre a fine giornata e con un utilizzo medio invece vi porta anche alla fine di 2 giorni, il che è veramente notevole per uno smartphone che alla fine si definisce top di gamma. Siamo quindi alle conclusioni, dobbiamo ovviamente parlare di prezzo e il prezzo è alto, il prezzo ha fatto discutere, 849 e 949 euro per i 2 tagli di memoria, 12.256, 16.512, è ovvio che scenderà perché poi arriveranno sicuramente sconti eccetera eccetera, è un prezzo alto ovviamente e qualcuno associa soprattutto il prezzo all'assenza dello Snapdragon 8 Elite, che secondo me è un po' azzardata, come vi ho detto io non mi attaccherei su questa cosa. In più aggiungo anche che il Phone 2 di 2 anni fa costava 679 euro, forse qualcuno l'ha dimenticato, quindi in realtà
non lontanissimo da questo, considerando che questo è un flagship e quello di 2 anni fa non lo era, oltre al fatto che sono passati 2 anni e i prezzi purtroppo sono ancora saliti. Quindi diciamo che dal punto di vista teorico il prezzo è anche giusto, dal punto di vista pratico il prezzo è un po' alto, ma non appunto alto in assoluto, perché se dal punto di vista teorico è giusto, perché poi nella pratica non dovrebbe esserlo. Non dovrebbe esserlo perché? Perché a meno potete portarvi a casa il Nothing Phone 3A Pro, che secondo me vi dà un'esperienza che non è uguale, perché l'hardware appunto non è uguale, non è quello di un flagship, ma neanche così drasticamente diversa, e Glyph Matrix in questo caso non è un game changer. Alla fine i Glyph erano, secondo me, molto più qualcosa per mostrarsi e mostrare il proprio smartphone, piuttosto che qualcosa che alla fine fosse davvero utile. Questa Glyph Matrix è un po' più utile, secondo me non sufficientemente utile per essere però davvero desiderabile. Al tempo stesso però ha perso il fascino che avevano i LED di questi altri smartphone precedenti. Fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo. Per me questo smartphone è assolutamente promosso, ma quando si parla poi di cosa comprare, se dovessi scegliere in assoluto per il prezzo, per rapporto qualità-prezzo, un 3A Pro secondo me rimane migliore. È anche vero però che se volete un Nothing e volete un flagship, questo è quello che dovete comprare. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, grazie per essere arrivati fin qua giù. Il disclaimer finale è che Nothing mi ha fornito questo sample per la recensione, ma non ha fornito input editoriali, non ha fornito compenso economico e non ha visto questo video in anteprima, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi. Io vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video.